In questo video finalmente andremo a risolvere un mistero e un annoso problema che ci segue ormai da mesi e mesi, l'eliminazione del BMS. Vi invito a guardarlo bene, a capire il significato di tutti i miei test, in modo poi, se è vostro piacere, applicarlo nel vostro impianto. Una cosa importantissima, lo dico sempre, attenzione alla corrente, sono tutti test, applicato al vostro impianto, ci sono tante modifiche da fare, qui potete attingere le informazioni utili per fare le vostre personali considerazioni e modifiche. Se è vostro piacere, dico sempre iscrivetevi al mio canale, mettete dei like, attivate la campanella e aggiungo anche se volete contribuire su PayPal affinché io possa acquistare poi materiali per fare altri test. Qui risolviamo un problema importante, ma ho voluto risolverlo dopo mesi e mesi di test, con attesa, perché non voglio semplicemente dire togliete il BMS, non mi piace, ma perché lo dobbiamo togliere? Con che cosa lo sostituiamo? Perché il BMS, Battery Management System, è un elemento fondamentale dell'impianto. Perché? Perché la sua funzione è controllare le celle singolarmente. Se noi lo togliamo semplicemente, ci affidiamo agli equalizzatori attivi o bilanciatori attivi sperando che riescano a gestire, non abbiamo comunque la visione delle celle singole, cosa sta succedendo a una cella rispetto alle altre 15 o rispetto alle altre 7 o rispetto alle altre 3, a seconda dell'impianto che facciamo. A questo punto dobbiamo risolvere questa questione, quindi avremo, e questo video ve lo dimostrerà, la possibilità di controllare le celle singolarmente, intervenire in emergenza e quindi andare a eliminare un elemento che è costoso e tutto sommato anche inaffidabile. Qui vedete un daily, ma è la stessa cosa col JBD, è la stessa cosa con quelli anche più costosi e quelli anche integrati nelle batterie. In questo video vedremo la possibilità per coloro che ameranno fare questa cosa qua di togliere questo costo, questa cosa da riparare, questa cosa inaffidabile e con tutti i dettagli, andando a modificare anche l'impianto. Nell'ultimo video dove c'era alla fine la soluzione definitiva, cioè 2 relè con bobina, oggi ci sarà una sorpresa, quindi buona visione. Bene, iniziamo subito col dire a cosa serve il BMS e se dobbiamo sganciarlo, con cosa lo dobbiamo sostituire. Il BMS va a controllare le celle singolarmente. Al B-, cioè il cavo blu, viene connessa la batteria e al P-, cavo nero, viene connesso l'impianto, ovvero l'inverter, che sia solo inverter e quindi anche i regolatori di carica, oppure l'ibrido che è già inverter più regolatore di carica. Da quel P- passa tutta la corrente. Ora, se dobbiamo innanzitutto andare a sganciare il BMS, capirete che l'inverter andrà direttamente sulla batteria. A questo punto, non passando dal P-, cosa succederà? Che il BMS non saprà quanta corrente entra e quanta ne esce. Quindi quando ci saremo connessi col Bluetooth non avremo questi dati, ma è comunque relativo. Questo è il primo aspetto fondamentale, perché quando ci connetteremo con il Bluetooth, se attaccheremo direttamente alla batteria l'inverter e il regolatore di carica, oppure l'inverter ibrido, noi avremo dal BMS i dati di ogni singola batteria e questo è quello che interessa a noi. Innanzitutto, qual è un vantaggio nell'attaccare direttamente nella batteria? Bene, il vantaggio è che, come in uno dei miei video, i cavi sottodimensionati del BMS non andranno a scaldarsi, saranno sempre freddi, perché la corrente, sia la cessione alle batterie che il prelievo da parte dell'inverter, avverrà sempre attraverso i cavi primari, cioè quelli di grande portata. Non dovranno essere filtrati o passanti attraverso il BMS, e dall'ultimo video avete visto che i cavi, il blu e il nero del BMS, erano arrivati a 84 gradi, quindi sono già cavi sottodimensionati. È vero che nel JBD non ci sono i cavi, o meglio ci sono anche con i cavi, ma addirittura ci sono le piastrine di rame dove
attaccare le connessioni direttamente. Comunque questo passaggio all'interno del BMS crea un innalzamento di temperature, una gestione termica dello stesso. Quindi in questo modo avremo già un'ottimizzazione, cioè inverter regolatore di carica direttamente sulla batteria e supervisione dell'impianto da parte del BMS che attraverso il Bluetooth ci dirà cosa sta succedendo alle batterie. Adesso andremo direttamente in laboratorio perché vi faccio vedere una modifica per quanto riguarda i relè e capirete subito a cosa attaccheremo il P-, il Palermo-, cioè il cavo del BMS che doveva gestire tutto l'impianto in entrata e uscita. Questa volta sarà attaccato alla sorpresa che vi avevo detto all'inizio, cioè a un solo strumento che avrà la gestione dei pannelli fotovoltaici. Bentornati in laboratorio, qui vediamo la configurazione originaria del BMS, ovvero abbiamo il BMS stesso da 150 A che è connesso ai pannelli attraverso il P-. Qui vediamo già una modifica, ovvero questo P- nelle configurazioni originali va connesso a tutto l'impianto, cioè anche al cavo dell'inverter. Invece già in questa modifica l'inverter va a prelevare la corrente direttamente dai poli positivo e negativo. Questo è il negativo e di là c'è il positivo. In questo modo non passiamo attraverso la limitazione del BMS che è 150 A in questo caso. Potrei usare a 12 volt al massimo 1800 watt. Invece prelevando direttamente non avremo il passaggio attraverso questi cavi che sono comunque sottodimensionati anche per un BMS da 150 A, perché dalle prove effettuate nei video precedenti avevo attaccato 1600 watt e scaldavano fino a 84-85 gradi. Quindi questi cavi, il P- e il B- sono sottodimensionati rispetto a quelle che sono le reali garanzie del BMS. Dalle prove effettuate abbiamo visto che il BMS non sgancia neanche se arriviamo a 1800-1900 watt, quindi sicuramente è positivo il fatto che abbia una certa tolleranza, ma non nelle dimensioni dei cavi. L'altro componente importantissimo che va a bilanciare le batterie al litio ferrofosfato è esattamente questo, il bilanciatore o equalizzatore attivo. E questo fa un lavoro superiore perché lui arriva a 5, 6, 8 ampere di movimento della corrente. Invece il BMS arriva a un massimo di 120-150 milliampere. Quindi l'equalizzatore attivo ha un'importanza sostanziale. Visto che il BMS è condizionato dai pannelli, mentre l'equalizzatore attivo lavora da solo, perché non andare a posizionare due equalizzatori attivi? Vediamo cosa succede in questa configurazione con due equalizzatori attivi, adesso ne affiancherò uno, e lasciare sempre il BMS solo sotto carica pannelli senza connettere l'inverter che invece preleva tutta la sua potenza direttamente dalla batteria. In questo caso con un equalizzatore attivo c'è un equilibrio perché ho visto che funziona tutto alla perfezione, le celle sono bilanciate perfettamente e l'inverter sfrutta la sua massima potenza. Vediamo il secondo step, cioè l'aggiunta del secondo equalizzatore attivo. Ed ecco la nuova configurazione. Come potete ben vedere abbiamo sempre il BMS e abbiamo due equalizzatori attivi. Questi adesso stanno lavorando al doppio, cioè riescono a trasportare tra i 10 e i 15 ampere massimi invece che i 150 milliampere del BMS. La configurazione di questi due ovviamente è in parallelo, ovvero se apriamo riusciamo a vedere che tutti i cavi sono esattamente come erano prima, nelle stesse posizioni, solo che i meno sono diventati 3, i positivi sono diventati 3 e quindi la salita che è sempre batteria meno, primo positivo, secondo positivo, terzo positivo e ultimo positivo tutti rossi è esattamente quella che era con un cavo in più, ovvero il nuovo equalizzatore. Qui vedete che abbiamo attaccato direttamente l'inverter polo negativo, di qua l'inverter polo positivo. Questo è il regolatore di carica dell'impianto non ibrido separato, quindi polo positivo, e ancora abbiamo fatto passare per questa prova
il polo negativo del regolatore di carica sul BMS. In questo modo questi cavi sottodimensionati scalderanno. Non siamo ancora al distacco del BMS. Il prossimo step sarà togliere questo cavo e connetterlo direttamente sul negativo. Quindi avremo sia l'inverter che il regolatore di carica che andranno a dare e prelevare corrente direttamente dai poli della batteria. Come faremo a controllare le batterie? In primo luogo abbiamo già messo 2 equalizzatori attivi. Vediamo cosa succederà al BMS. In questo video vediamo qua in laboratorio finalmente la parte finale di questo argomento. Abbiamo alla fine messo, come vedete, 3 relè, di cui 2 a bobina e 1 allo stato solido. La funzione di questo sarà quella di far passare la corrente dal polo negativo generale attraverso il secondo contatto, questo, quello che trasporta la corrente, ai 2 relè che andranno a staccare i pannelli. Questo relè allo stato solido è alimentato dal positivo comune e dal negativo che arriva dal P- del BMS. In questo modo lo scopo unico di questo cavo del P- è quello, se c'è un'anomalia in una cella, di andare a sganciare i pannelli fotovoltaici. Qui vediamo i 2 equalizzatori attivi ai quali ho montato una protezione in plastica che serve a evitare eventuali piccole gocce di acqua piuttosto che cadute di attrezzi, chiavi inglesi, eccetera. E a questo punto lo scopo di questo BMS diventa puramente uno scopo di controllo, cioè lui serve solamente a comunicare attraverso il Bluetooth al telefonino quelli che sono lo stato delle celle, le tensioni, le anomalie, e staccherebbe il P-, ripeto, che andrebbe a staccare il relè allo stato solido. In questo passaggio si interromperebbe la corrente che alimenta i 2 relè, chiamiamoli relè di potenza, dove passano poi gli ampere del fotovoltaico, e si sgancerebbe tutto l'impianto. Altro sgancio nel caso in cui dovessimo andare a disattivare, l'avete già visto negli altri video, questo fusibile ripristinabile, e quindi abbiamo la massima protezione di tutto l'impianto. Avete capito perfettamente, il P- andrà a pilotare soltanto il relè allo stato solido. Il meno, che va ad alimentare i 2 relè grossi, di grossa portata, quelli 12 volt 200 A, si interromperanno perché il positivo alimenta tutto sempre continuamente, alimenta il relè allo stato solido, alimenta i 2 relè a bobina, alimenta tutto il positivo, ma quel P- del BMS va a staccare l'unica cosa che deve fare una volta che l'abbiamo tolto dall'alimentazione generale, cioè va a staccare l'SSR. In questo modo, se una cella scende a 2,5, dove abbiamo programmato il BMS, lei sgancerà il relè allo stato solido. Cosa che non è fattibile quando usiamo dei voltrometri programmabili che gestiamo con tutta la batteria a 12 volt. Quando arrivi a 14,2 stacca tutto. Sì, ma a 14,2 se ci sei arrivato globalmente, può darsi che una cella sia bassissima. Quindi questa è una cosa molto interessante, però anche qui ci sono un po' di domande che già staranno frullando nella vostra testa, alle quali dobbiamo dare una risposta, e le vediamo nei prossimi video. A questo punto la domanda che vi faccio, amici del canale, è questa. Questo BMS da 150 A, che ha un costo, se deve avere solo la funzione di controllo delle celle, a cosa serve a questo punto? Bene, diamo una risposta a questa domanda. Bene, come dicevo nel video, quindi questo BMS che deve gestire 10 mA e basta del relè allo stato solido. Cosa lo compriamo a fare? Da 150 a 500 A? Allora se lo togliamo, con cosa lo sostituiamo? Ebbene, lo sostituiamo con questi. Cosa sono? Dei BMS da 12 volt, 15 euro, da 48 volt, 25 euro.
L'importante è che abbiano il Bluetooth, perché ci devono dire quando vogliamo comunicare, quando vogliamo impostarli, quando vogliamo programmarli, ci devono dire a che livello sono le celle. Ebbene amici, con questo BMS piccolino da 12 volte, abbiamo speso pochissimo, noi cosa faremo? Agganceremo qui la batteria, giusto per fargli dire esiste, e qua il relè allo stato solido. Ragazzi, la soluzione è stata semplicissima. Certo, ci ho dovuto riflettere, ma alla fine vedete come le cose semplici, il fai da te, trovano soluzioni che veramente sono fantastiche. Qui ci sarà la protezione dell'impianto, lo sgancio dei pannelli. Attraverso il Bluetooth ci sarà la verifica delle celle quando andremo a programmarle, eccetera. Questi nello specifico sono due senza Bluetooth, quindi sono già impostati, possiamo usare questi con le impostazioni sue, se c'è un'anomalia salteranno. Adesso ci sono anche quelli con il Bluetooth, io ne sto aspettando dalla Cina un paio per fare altri test, altre verifiche, e quindi con una soluzione così semplice abbiamo realmente tolto di mezzo un prodotto grosso, ingombrante, costoso, soprattutto per le valigette portatili, dove andremo a togliere un ingombro più che un peso. Nei prossimi video farò proprio vedere come si costruiscono queste valigette, che possono andare bene per le barche da pesca, le barchette con le quali con i motori elettrici arrivate in mezzo al lago, pescate e poi tornate. Vedremo come fare una valigetta portatile per il vostro campeggio una giornata e poi la caricheremo a casa o dalla macchina, perché aggiungeremo anche gli elementi fondamentali per caricarli dall'auto, dal camper, dalla barca a vela. Insomma ragazzi, questo è il senso di questo canale, il fai da te. Con 20 euro di spesa, 15, 20, 30 a seconda di quello che volete comprare, e se comprate quelli con Bluetooth avrete la possibilità di controllare l'impianto, di staccare i pannelli e di sorvegliare il tutto. Ma vediamo ancora alcuni aspetti interessanti di questo video. Anche qui ovviamente vogliamo fare un test. Sganciando il fusibile ripristinabile tutto si spegnerà, perché verrà a mancare l'alimentazione del polo negativo al passaggio dall'SSR, quindi si bloccherà l'alimentazione dei relè che apriranno il circuito, quindi non passerà più la corrente del fotovoltaico. Nel contempo si interromperà anche l'alimentazione negativa dei due regolatori di carica. Vediamo. Bene, come avete visto si è interrotto tutto, tranne il relè allo stato solido, perché è alimentato dal P- del BMS. Ora ripristiniamo il tutto e vediamo che il tutto si accende, i pannelli si sono riconnessi e in questo momento, ecco, iniziano a riprodurre gli ampere. Ora, nel caso che invece stacchi il BMS, cosa succede? Avviciniamoci. Ora simuliamo lo sgancio del BMS attraverso l'allentamento e lo stacco del polo negativo. Se io stacco l'alimentazione, ovvero il polo negativo che è connesso al BMS, si staccherà l'alimentazione dei due relè e si staccheranno i pannelli, solo i pannelli, rimarranno attaccati i regolatori di carica. Proviamo. Avete visto? Si è staccato il relè allo stato solido e si sono sconnessi i pannelli. In questo modo abbiamo attivi solo i regolatori di carica. Se ricongiungiamo la corrente, vediamo cosa succede. Ecco che si sono riagganciati il relè, l'abbiamo sentito dal rumore, e abbiamo visto riattivarsi la luce, ovvero il LED di funzionamento del relè allo stato solido, e sono ripartiti i pannelli a caricare sia il sinistro che il destro. In questo modo ragazzi, se stacca il generale dell'alimentazione sgancia tutto, se stacca l'SSR ovvero il P-, ovvero il BMS, stacca solo i pannelli. Questa è la protezione massima. Cosa abbiamo aggiunto di consumo? 10 mA, perché a questo punto avete visto che non abbiamo messo più la letta di raffreddamento, perché qui stanno passando i 10 mA che alimentano il relè allo stato solido e stanno passando i 300 mA per 2
che alimentano questi due relè. In questo modo abbiamo 300, 600, 10 mA di consumo per proteggere il nostro impianto. Questa è l'ottimizzazione e in questo modo andremo a togliere anche il BMS. Non so voi ragazzi, ma io sono contentissimo. È stato un successo, è stata una pianificazione fai da te che mi ha dato grandi soddisfazioni. Spero li dia anche a voi, perché c'è da risparmiare soldi, c'è da ragionare, c'è da impostare, c'è da fare impianti a questo punto anche più piccoli, con meno calore, soprattutto per le basse tensioni. Andremo a montare un piccolo BMS che diventa il supervisore. A volte si usa il cosiddetto BAT-Go, cioè quello che controlla le celle singolarmente, ma non ha nessun relè che possa fare questo. Non è un battery management system, lui è solo uno strumento utile che ci dice a che livello sono le celle, qual è la carica residua, quanto ci abbiamo messo a caricarle, e quindi è un accessorio ausiliario. Ma in questo modo abbiamo visto che staccando l'alimentazione generale staccheremo tutto, perché staccheremo sia l'SSR che i due relè a bobina. Staccando invece il BMS staccherà solo il relè allo stato solido e quindi staccherà i relè e i pannelli, rimarranno accesi i regolatori che non hanno problemi a rimanere accesi senza aver connesso i pannelli. Bene, questo è stato un risultato notevole e adesso vediamo una serie di immagini importanti, perché l'altra domanda che vi sarete fatti, o ve la faccio io, è questa. Quindi senza BMS, quando andrò a caricare, quando andrò a mettere tanti ampere all'interno della batteria direttamente, i due equalizzatori attivi saranno in grado di gestire tutta questa corrente? Se una batteria vuol prendere la fuga, riuscirà ad assorbire da lei e darla agli altri? Innanzitutto lo sapete benissimo che è così, in quanto il BMS sposta 150-120, dipende dal BMS, milliampere, quindi non ha mai risolto questo problema. Ecco perché gli equalizzatori attivi che spostano 5, 6, 8 ampere a seconda di quello che comprate hanno sempre avuto la funzione fondamentale. Ora, che cosa ho fatto nell'impianto? L'avete visto? Io ho messo due equalizzatori attivi, potevo anche metterne uno, ma per sicurezza ne ho messi due, lavorano molto bene, prepotentemente, e le schede adesso, che sono degli screenshot del BMS che ho fatto, vi faranno vedere, le discutiamo insieme, come è andato avanti la carica delle batterie attraverso l'attacco diretto alla batteria senza passare dal BMS, e se tutto era sotto controllo, soprattutto le celle singolarmente. La cosa che vi dico è che non l'ho caricata la batteria solamente col fotovoltaico, cioè 50, 60, 70 ampere, ma gli ho aggiunto anche i 75 ampere del caricabatterie incorporato nell'inverter. Quindi avevamo una carica su quelle batterie di 120-130 ampere a 12 volt. Ora tutti quegli ampere sono stati magistralmente gestiti dagli equalizzatori attivi, senza sgarrare, e vediamo gli screenshot, perché lì capiamo di quanto uscivano le celle l'una rispetto all'altra in termini di millivolt. In questi screenshot del mio telefonino, fatti attraverso il BMS che mi dava tutti i dati delle celle singolarmente, della condizione generale, dei voltaggi, delle tensioni, andiamo a vedere subito il punto di partenza. Qui vedete, siamo partiti da 3,35, il minimo era 3,34, la media era 3,48 e c'era una differenza tra le celle di 0,12, quindi con 1,2 kW a 12 volt in ingresso c'era veramente tanta potenza che entrava nelle batterie, e questo con due bilanciatori, ovvero con due equalizzatori attivi, manteneva sotto controllo tutte le celle. Infatti vedete che la corrente in ingresso era 93,8 ampere. Ora, da questo punto di partenza abbiamo staccato il BMS e abbiamo continuato a operare in salita con 75 più 50 ampere, quindi 130 e oltre 130 ampere in ingresso, solamente con gli equalizzatori attivi, e vediamo quindi nei prossimi screenshot quello che è accaduto. Innanzitutto ci tengo a dirvi che sganciando il BMS, ovvero il P- e relegando il P- solamente a una funzione di controllo e di stacco dell'SSR, non abbiamo più la visione della corrente in ingresso, perché passava dal P-.
Quindi per tutti coloro che hanno la passione, il piacere di vedere gli ampere in ingresso attraverso il P- come era prima, ovviamente potrebbe non essere opportuno sganciare di BMS. Difatti questo video non è una sine qua non, ma è una condizione per cui stiamo sganciando un prodotto rinunciando a qualcos'altro. Quindi non abbiamo più la corrente visibile in ingresso, ma questa la possiamo vedere sia dall'inverter che dal regolatore di carica. E a questo punto, dopo un po' di tempo, siamo saliti come celle a queste due tensioni minime e massime, con una media di 3,37 e la differenza veramente minima, 0,06. Questa è ovviamente potentemente gestita dai due equalizzatori attivi. In questa immagine vediamo che cominciano a salire le tensioni, la media va a 3,380, cioè 3 volte 380 mV, e rimane sempre il delta di differenza 7 mV, quindi ancora stiamo andando alla grande. Salendo le tensioni abbiamo superato con una cella 3,429, un'altra rimane un po' più bassa, la media è già salita oltre i 3,40 e abbiamo una differenza di 34 mV. Questo volevo evidenziarvi, veramente pochissimo. E questo è molto positivo perché io non intendo innalzare le celle a più di 3,40 di media, quindi resteranno sempre intorno a 3,39, 3,38, 3,40, dureranno veramente decine di anni e non andranno mai a essere sfruttate al massimo. Ecco che qui le celle cominciano a salire prepotentemente, siamo già quasi arrivati a 3,44, questo è meno, la media ha già superato i 3,40, ma il delta rimane veramente basso, 40 mV, con due equalizzatori attivi e 0 BMS. Questa immagine comincia a diventare significativa perché una cella ha già superato i 3,40, l'altra è a 3,40, la media è già 3,42, ma abbiamo solamente 36 mV di differenza. Andiamo alla prossima, vediamo cosa succede. In questa immagine vediamo che cominciamo a toccare i 3,45, anzi a superarli. E la minima è 3,40, quindi la media si è innalzata a 3,42 e abbiamo ancora solamente 51 mV. Chiaramente tutto questo dipende anche dalla qualità delle celle, di grado A, tutte uguali, perfette, sono arrivate senza spanciature, e questa è una condizione che abbiamo già descritto, non è sempre così, è abbastanza casuale. Oggi un fornitore è il migliore, ma domani può essere uno che vende fondi di magazzino. Attenzione a queste cose. Passiamo alla prossima immagine. Qui la media è passata a 3,434, abbiamo superato il 3,40 ampiamente, abbiamo solo 26 mV di differenza e tra le celle in effetti vediamo che la differenza è veramente minima. Ecco che qui cominciamo a salire, una cella va a 3,468, l'altra rimane più bassa, la media è comunque a 3,44 e abbiamo solo 46 mV. Ancora benissimo, la tensione globale è andata a 13,7 volt. A questo punto sgancio i 75 A, lascio pilotare solamente il fotovoltaico perché il mio interesse era arrivare a 3,40. Nella nostra media ci siamo arrivati, 3,40, 3,390, il delta è diventato veramente minimo e bassissimo e le celle sono quasi uguali, quindi direi un ottimo risultato. E abbiamo veramente pompato ampere alla grande per più di 2 ore, quindi è stato veramente un test significativo. Sono voluto andare anche oltre i 3,40, siamo arrivati a 3,46 con una media di 3,44, quasi 45, quindi grandi soddisfazioni, ecco. Voglio fare anche una valutazione sulle singole celle. Per capire anche la qualità delle celle dobbiamo vedere se è sempre una cella che rimane troppo alta o troppo bassa. In questo caso, se voi guardiamo le ultime cifre, 43, 42, 43, 45, sono simili, ma questa, la numero 4, è un po' più alta. Facciamo un confronto dopo 10 minuti di funzionamento con altre celle. E in effetti in questa immagine vediamo che la situazione si è ribaltata perché la prima adesso è più alta, è arrivata a 468, e la quarta è scesa a 433. Quindi c'è stata una sorta di compensazione. Vediamo un'altra immagine. In questa immagine vediamo che sono quasi tutte uguali, vedete 44, la 3 44, la 4 44 e solo la 2
che è un pelino più bassa. Vediamo ancora un'ultima immagine. In questa immagine vediamo esattamente il contrario, cioè la numero 2 è salita maggiormente rispetto alla prima e alla terza, ma abbiamo la quarta che domina con 45. Quindi questa rotazione di tensione, una volta è più alta una, poi l'altra ancora, poi l'altra, fa sì che le celle dimostrino di essere uguali e di essere in corso di bilanciamento. Non c'è sempre, ad esempio, la numero 1 più alta e la numero 3 la più bassa, ma questa rotazione ci fa capire che le celle hanno una buona similitudine, quindi sono di buona qualità. È un dato identificativo, non è una certezza, però insieme a tutti gli altri dati che raccogliamo possiamo capire com'è l'andamento delle nostre celle. Ragazzi, il video finisce qui, grandi soddisfazioni. Lo dico anche grazie a voi, perché nei vostri commenti mi avete suscitato, attraverso le domande, delle curiosità alle quali investigare. Siamo riusciti ad arrivare a questo scopo, l'eliminazione del BMS, ma soprattutto nei commenti andate a dirmi qual è la vostra idea, qual è la vostra esperienza, che idee avete, in modo che attraverso un'analisi possa riuscire poi attraverso questi video a dare soddisfazione a tutti, perché ricordiamoci che il Sole, questa stella, ci dà energia gratuita. Io una volta dissi in un video il Sole, questo meraviglioso pianeta, e un ragazzo giovane delle scuole medie mi disse: signore, chiedo scusa, ma il Sole è una stella. Questi sono gli argomenti che fanno di questo canale una community dove andiamo a creare energia. Grazie a tutti per aver visto questo che reputo il video fino ad oggi più significativo del canale. Al prossimo.